Lezione 1. Esplorare le tradizioni bibliche. Hai letto Matteo 26, 41? È davvero profondo. Sì, è proprio così. Il versetto parla di essere vigili e devoti. Esatto. Sottolinea l'importanza della vigilanza nella nostra vita spirituale. Trovo affascinante il modo in cui tali insegnamenti hanno plasmato le tradizioni. Esatto. Alcune tradizioni, come la pratica della purificazione, potrebbero avere radici in questi testi. Interessante. Come è passata alla tradizione? Sembra che il messaggio di allerta abbia dato origine a vari rituali nel corso del tempo. Sì, spesso le persone cercano di mettere in pratica gli insegnamenti nella loro vita quotidiana. Hai incontrato delle tradizioni specifiche che derivano da questo brano? Sì, alcune comunità organizzano veglie di preghiera per riflettere sull'importanza del versetto. È un modo meraviglioso per onorare il messaggio. Lo è davvero, crea un senso di comunità e di scopo condiviso. Apprezzo il modo in cui i testi antichi continuano a influenzare le pratiche moderne. Sì, offrono una saggezza senza tempo che trova riscontro in molti. Quindi, pensi che dovremmo integrare tali insegnamenti nelle nostre vite? Assolutamente sì. Riflettere regolarmente può favorire la nostra crescita personale. Sono d'accordo. Può anche rafforzare i nostri legami con gli altri. Certo, condividere spunti tratti da questi testi può dare vita a conversazioni significative. Progettiamo insieme un piano per esplorare altri passaggi. Lezione 2. La divisione razziale. Ci uniremo tutti o ci separeremo? La divisione razziale è stata la sfida dell'America per così tanto tempo. Questa è una domanda profonda. La storia delle tensioni razziali è complessa e dolorosa. Sì, lo è. Tuttavia, credo che ci sia speranza di unità se lavoriamo insieme. Sono d'accordo. Il dialogo è essenziale per colmare le divisioni. Come pensi che possiamo incoraggiare un dialogo più aperto sulla razza? Dobbiamo creare spazi sicuri in cui le persone si sentano a proprio agio nel condividere le proprie esperienze. Ottima idea! Ascoltare è importante tanto quanto parlare. Esatto. Comprendere prospettive diverse può favorire l'empatia. Hai visto iniziative di successo volte a promuovere l'unità? Sì, gli eventi comunitari che celebrano la diversità possono essere molto efficaci. Ho notato che i festival culturali spesso uniscono le persone. Sì, lo fanno. Cibo, musica e arte possono creare legami tra gruppi diversi. E i programmi educativi? Hanno un ruolo in tutto questo. Assolutamente. Insegnare la storia onestamente può aiutare le persone a comprendere le radici del divario. È importante riconoscere il passato mentre si lavora per un futuro migliore. Sì, l'istruzione può dare agli individui gli strumenti per sfidare gli stereotipi. Quindi, cosa possiamo fare personalmente per contribuire a questa causa? Possiamo iniziare informandoci e discutendo di questi argomenti con gli amici. Sembra un piano.
Ogni conversazione può creare onde di cambiamento. Certo, insieme possiamo costruire una comunità più inclusiva. Credo che il cambiamento sia possibile se restiamo impegnati nel percorso. Lezione 3. Sport e identità nazionale. A volte il predominio dello sport professionistico può essere percepito come una minaccia per l'indipendenza canadese. Capisco cosa intendi. Lo sport è una componente fondamentale della nostra cultura nazionale. Esatto. L'hockey, per esempio, è una parte fondamentale della nostra identità. Sì, eppure, l'attenzione rivolta ai campionati professionistici può mettere in ombra le squadre locali e gli sport di base. Questo è un punto importante. Gli sport di comunità promuovono unità e orgoglio. Giusto, uniscono le persone e celebrano le nostre diverse culture. Pensi che lo sport professionistico possa convivere con le tradizioni locali? Credo di sì, ma ci vuole equilibrio. Non dobbiamo dimenticare le nostre radici. Assolutamente sì. Celebrare i nostri atleti locali è essenziale per mantenere vivo questo legame. E dovremmo sostenere iniziative che promuovono programmi sportivi per i giovani. Sì. Investire nello sviluppo dei giovani può rafforzare la nostra identità nazionale. Hai mai praticato sport locali? Ho giocato in una lega di calcio locale per diversi anni. È stato fantastico. Sembra divertente. Giocavo a basket con gli amici. Gli sport di comunità creano ricordi e amicizie duraturi. Sì, queste esperienze plasmano la nostra comprensione del lavoro di squadra e della perseveranza. Come possiamo quindi promuovere un equilibrio tra sport professionistico e sport locali? Potremmo organizzare eventi che mettano in luce i talenti locali e celebrino i loro successi. È un'idea geniale. Dare visibilità agli atleti locali può essere di ispirazione per gli altri. Esatto, rafforza l'importanza dello sport a tutti i livelli. Sono entusiasta del potenziale di crescita della nostra cultura sportiva. Lezione 4. Crescita personale e amicizia. Sono cambiata. Sono diventata meno timida nell'ultimo anno. È meraviglioso sentirlo. Cosa pensi abbia contribuito a questo cambiamento? Credo di aver imparato che per fare amicizia bisogna essere aperti e disponibili. Assolutamente. Ci vuole coraggio per uscire dalla propria zona di comfort. Sì. Ho iniziato a partecipare a più eventi sociali e questo ha fatto la differenza. Ottima strategia. Incontrare nuove persone può essere intimidatorio all'inizio. Lo era, ma ho scoperto che la maggior parte delle persone è amichevole e accogliente. Esatto. Spesso cerchiamo solo una connessione. Hai avuto esperienze simili nel fare nuove amicizie? Assolutamente. Prima ero piuttosto riservato, ma ho imparato a partecipare alle conversazioni. Cosa è cambiato per te? Ho capito che tutti apprezzano un sorriso genuino e un atteggiamento amichevole. È proprio vero. La positività può essere contagiosa. Sì, ho anche iniziato a iscrivermi a club che mi interessavano.
È un modo fantastico per incontrare persone che la pensano come te. È proprio così. Gli interessi condivisi creano una connessione immediata. Quindi, che consiglio daresti a qualcuno che lotta contro la timidezza? Direi di iniziare in piccolo. Iniziare con saluti semplici e poi procedere da lì. Sembra fattibile. Ogni piccolo passo può portare a una maggiore sicurezza. Esatto. La fiducia cresce con ogni interazione. Sono felice che possiamo condividere i nostri viaggi insieme. Lezione 5. Pianificare un'avventura europea. Ho sempre sognato di esplorare l'Europa. Hai qualche consiglio per organizzare un viaggio del genere? Assolutamente sì. Per prima cosa, dovresti decidere quali paesi vuoi visitare. Ha senso. Ci sono così tanti posti fantastici tra cui scegliere. Sì, considera cosa ti interessa di più: storia, arte, cibo o natura. Adoro la storia e il cibo. Questo restringe un po' il campo. Ottima scelta! Paesi come l'Italia e la Francia offrono una storia ricca e una cucina incredibile. Sono d'accordo. Ho sempre voluto provare la vera pasta italiana. Devi farlo. Considera anche quanto tempo intendi rimanere in ogni luogo. Mi piacerebbe trascorrere almeno qualche giorno in ogni città. Sembra l'ideale. Ti permette di esplorare senza fretta. Dovrei anche valutare le opzioni di trasporto tra i vari paesi. Sì, i treni sono un mezzo fantastico per viaggiare attraverso l'Europa. Ho sentito dire che il sistema ferroviario è efficiente e panoramico. Lo è davvero. E in più, lungo il percorso si possono ammirare panorami meravigliosi. E per quanto riguarda gli alloggi? Avete consigli? Per un'esperienza unica, consiglio di prenotare un mix di hotel e ostelli locali. Ottima idea! Mi piacerebbe conoscere nuove persone durante i miei viaggi. Esatto! Gli ostelli hanno spesso un'atmosfera vivace. Dovrei imparare anche qualche frase di base in ogni lingua. Sì, un piccolo sforzo può fare molto per entrare in contatto con la gente del posto. Mi eserciterò nei saluti e nelle espressioni cortesi. Perfetto! Dimostra rispetto e può migliorare la tua esperienza. Mi emoziono solo a pensare a questo viaggio. Lezione 6. Esplorare le avventure culinarie. Non vedo l'ora di provare altri piatti durante il nostro viaggio. Anch'io. Ho sentito dire che il loro cibo da strada è assolutamente fantastico. Sì. Il cibo di strada spesso mette in mostra il meglio dei sapori locali. Esatto! Cosa ti entusiasma di più provare? Non vedo l'ora di assaggiare i famosi tacos. Ho sentito dire che sono di una qualità incredibile. I tacos sembrano deliziosi. Non vedo l'ora di provare anche i dolci locali. Pasticcini. Ora avete la mia attenzione. Che tipo di dolcetti avete in mente? Ho sentito parlare di un dolce chiamato churros. Si dice che siano deliziosi.
I churros sono fantastici. Croccanti fuori e morbidi dentro. Sì, e spesso vengono serviti con salsa al cioccolato per intingerli. Sembra paradisiaco. Dobbiamo trovare il miglior venditore di churros. Certamente, farò qualche ricerca per trovare i miei preferiti in zona. E per quanto riguarda le bevande? Ci sono bevande particolari che vuoi provare? Non vedo l'ora di provare i succhi di frutta fresca. Sono spesso così rinfrescanti. Sì. Mi piace molto il loro sapore intenso e intenso. E che ne dite di provare il caffè locale? Ho sentito cose meravigliose. Sono d'accordo. La cultura del caffè può essere così ricca e diversificata. Sembra che il nostro viaggio sarà un'avventura culinaria. Assolutamente sì. Ogni pasto sarà una nuova esperienza. Mi emoziono solo a pensarci. Anch'io. Assicuriamoci di documentare il nostro viaggio culinario. Lezione 7. Gestire la pressione dei compiti scolastici. Cosa succede se non riesco a stare al passo con i compiti scolastici? Affrontate la situazione un giorno alla volta e chiedete aiuto quando ne avete bisogno. Sembra ragionevole, ma a volte può sembrare eccessivo. Capisco. Molti studenti si sentono così a un certo punto. Come gestisci il tuo carico di lavoro? Assegno priorità ai miei compiti e li suddivido in passaggi più piccoli. Questa è una strategia intelligente. Rende le cose più gestibili. Sì, inoltre tengo un'agenda per tenere traccia delle scadenze e degli incarichi. Dovrei provarci. Spesso mi dimentico delle date di scadenza. Un'agenda può aiutarti a rimanere organizzato e a ridurre lo stress. E se nonostante i miei sforzi mi sentissi ancora perso? È fondamentale chiedere aiuto. Insegnanti e compagni di classe possono fornire supporto. È vero. A volte esito a fare domande. Molti studenti la pensano allo stesso modo, ma porre domande è fondamentale per capire. Me lo ricorderò. Come gestisci le sessioni di studio? Quando posso, studio in gruppo. Imparare diventa più piacevole. Sembra divertente. Condividere idee può migliorare la comprensione. Esatto, possiamo motivarci e incoraggiarci a vicenda. Quindi, qual è il tuo consiglio per rimanere concentrati durante lo studio? Suggerisco di stabilire obiettivi specifici per ogni sessione e di fare delle pause. Sembra utile. Brevi pause possono ricaricare la mente. Sì, previene il burnout e rende l'apprendimento piacevole. Grazie per i consigli. Mi sento più sicura nel gestire i miei compiti scolastici. Lezione 8. Fare piani. Hai già in mente una data e un luogo per l'evento? Stavo pensando al prossimo sabato al centro comunitario. Sembra promettente. Controllerò il mio programma e ti farò sapere. Perfetto! Spero che tu possa venire. Sarà molto divertente. Non me lo perderei.
Quali attività hai in programma? Ci saranno giochi, musica e del cibo delizioso. Sembra un'ottima combinazione. Hai bisogno di aiuto? Sì, mi farebbe comodo un po' di aiuto con le decorazioni. Sarei felice di aiutarti. Ho un talento naturale nel mettere insieme le cose. È meraviglioso. Apprezzo il vostro supporto. Dovremmo anche prendere in considerazione l'idea di invitare più persone. Assolutamente. Più siamo, meglio è, spedirò gli inviti. Ottima idea. Hai una lista di persone che vuoi invitare? Sì, ho in mente alcuni amici. Dovremmo rivolgerci anche ad alcuni gruppi locali. Ottimo suggerimento. Potrebbe aumentare l'entusiasmo. Posso aiutarti anche in questo. Fammi solo sapere di cosa hai bisogno. Grazie. Sono entusiasta di rendere questo evento memorabile. Anch'io. È sempre bello riunire le persone. Sì, e penso che rafforzerà la nostra comunità. Certamente. Definiremo presto i dettagli. Lezione 9. Fare piani. Più tardi incontrerò un amico per pranzo. Emozionante. Sembra fantastico. Dove stai andando? Stiamo provando quel nuovo ristorante italiano in centro. Ho sentito grandi cose su quel posto. Cosa hai intenzione di ordinare? Sto pensando alla pasta al tartufo. Sembra deliziosa. Sembra davvero invitante. Adoro i tartufi. Aggiungono un sapore così ricco. Sì. Sono curioso anche di sapere cosa offrono i loro dessert. Dovresti assolutamente lasciare un po' di spazio per il dessert. Lo farò. Ho sentito dire che il loro tiramisù è eccezionale. Il tiramisù è un classico. È il modo perfetto per concludere un pasto. D'accordo. Hai programmi per pranzo oggi? Certo, sto incontrando un paio di amici in un bar qui vicino. Sembra delizioso. Cosa mangerai? Credo che proverò la loro insalata di quinoa. Dovrebbe essere freschissima. L'insalata di quinoa sembra sana. Scegli sempre le opzioni nutrienti. Ci provo, ma magari dopo mi concedo un dolcetto. Questo è lo spirito giusto. L'equilibrio è la chiave. Sì, anche concedersi un piccolo premio è importante. Bene, goditi la giornata. Spero che tu possa fare un pranzo delizioso. Lezione 10. Costruire la fiducia. Credo che l'imbarazzo sia qualcosa che molte persone affrontano. Assolutamente sì. La sicurezza spesso arriva con la pratica. Sì. È interessante come possiamo imparare a gestire le situazioni sociali. Iniziare in piccolo è un ottimo modo per crescere. Esatto. Cosa suggerisci a chi si sente a disagio nei contesti sociali?
Potrebbero iniziare intrattenendo brevi conversazioni con degli sconosciuti. È un'idea geniale. Un semplice saluto può portare a interazioni più significative. Sì, col tempo diventeranno più comodi. Ti è mai capitato di vivere un momento particolarmente imbarazzante? Oh, quante volte! Una volta mi sono presentato a qualcuno 2 volte alla stessa festa. Davvero divertente. Come l'hai gestita? Ci ho riso sopra e ho detto, devo proprio voler essere amico. Ottima risposta. L'umorismo può alleviare le situazioni imbarazzanti. Sì, aiuta tutti a sentirsi più rilassati. Quindi, quali altri suggerimenti hai per aumentare la fiducia in te stesso? Praticare un dialogo interiore positivo può essere molto efficace. Sono d'accordo. Incoraggiarsi è essenziale per crescere. Inoltre, fissare piccoli obiettivi può portare a risultati più grandi. Sì. Celebrare queste piccole vittorie può aumentare l'autostima. E circondarsi di amici che ti sostengono fa la differenza. Assolutamente sì. Un buon sistema di supporto ci aiuta a sentirci più sicuri. Allora, ci impegniamo a provare insieme nuove attività sociali? Sembra un piano fantastico. Possiamo sostenerci a vicenda. Sì, insieme possiamo superare il nostro imbarazzo sociale. Sono entusiasta di questo viaggio. Costruiamo la nostra fiducia passo dopo passo. Lezione 11. Prendersi cura dell'albero di Natale. I veri pini hanno un buon profumo, non è vero? Sì, è vero. Bisogna però fare attenzione che non si secchino e non diano origine a un incendio. Assolutamente sì. Mantenere un albero idratato è essenziale durante le festività natalizie. Quest'anno abbiamo un albero particolarmente bello a casa. Sembra delizioso. Che tipo di pino hai scelto? Abbiamo scelto un abete di Fraser. Ha un profumo meraviglioso. Ottima scelta. Ho sentito dire che tengono bene gli aghi. Sì, sono noti per la loro durevolezza, perfetta per le feste. Con quale frequenza annaffi il tuo albero? Lo innaffio ogni giorno per assicurarmi che rimanga fresco. Questa sì che è una buona routine. Una volta ho dimenticato di annaffiare un albero e si è seccato in fretta. Oh no, ha perso gli aghi? Sì, e divenne anche un pericolo di incendio. Ho imparato la lezione. La sicurezza antincendio è molto importante in questo periodo dell'anno. Certamente. Dovremmo anche controllare le luci per eventuali fili sfilacciati. Sì, la sicurezza prima di tutto. Come addobbi di solito l'albero? Mi piace usare un mix di decorazioni, tra cui anche quelle fatte a mano durante l'infanzia. Sembra delizioso. Gli ornamenti fatti a mano aggiungono un tocco personale. Sì, certo. E tu? Hai una decorazione preferita? Adoro le luci scintillanti. Creano un'atmosfera davvero calda.
Sono d'accordo. Le luci danno davvero vita all'albero. Non vedo l'ora di vedere i nostri alberi decorati e luminosi. Sarà davvero uno spettacolo meraviglioso. Godiamoci la stagione in sicurezza e gioia. Lezione 12. Abbracciare la crescita. La vita è un bel viaggio, non è vero? Esatto. Attraverso tutto questo, impariamo e diventiamo più forti. Sì. Ogni sfida ci insegna qualcosa di prezioso. Ho dovuto affrontare molti ostacoli, ma ho sempre trovato un lato positivo. Ottima prospettiva. Qual è una lezione che hai imparato di recente? Ho imparato l'importanza della pazienza. Le cose belle richiedono tempo. Questa è una lezione preziosa. Spesso mi dimentico di essere paziente con me stesso. Nel nostro mondo frenetico è facile affrettare le cose. Sì. Ho imparato che fare un passo indietro può portare chiarezza. Assolutamente sì. Riflettere sulle esperienze ci aiuta a crescere. Hai mai avuto un momento che ha cambiato la tua prospettiva sulla vita? Sì, una volta ho fatto volontariato in un rifugio e mi ha aperto gli occhi. Sembra davvero di impatto. Cosa ti ha lasciato quell'esperienza? Ho capito quanto sono fortunato e quanto sia importante restituire qualcosa. Questa è una lezione meravigliosa. Aiutare gli altri arricchisce la nostra vita. Esatto. Crea un senso di comunità e di connessione. Quindi, come puoi continuare a promuovere la tua crescita personale? Leggo libri e cerco nuove esperienze per mettermi alla prova. Questo è un approccio fantastico. L'apprendimento è un viaggio che dura tutta la vita. Sì, credo che dovremmo accogliere il cambiamento e mantenere una mentalità aperta. Sono completamente d'accordo. Ogni esperienza ci plasma in qualche modo. Promettiamo di continuare a crescere insieme attraverso le nostre esperienze. Assolutamente sì. Sostenersi a vicenda rende il viaggio ancora più gratificante. Lezione 13. Preparazione al viaggio. In caso di ritardi imprevisti, è consigliabile avere un piano di riserva. Ottima idea! Che ne dici di prenotare l'alloggio in anticipo? Sì. Prenotare un hotel in anticipo può farti risparmiare un sacco di stress. Esatto! Garantisce anche un posto dove stare, qualunque cosa accada. Ti è mai capitato di trovarti in una situazione in cui hai dovuto cambiare i tuoi piani all'ultimo minuto? Sì, una volta il mio volo era in ritardo e ho dovuto trovare rapidamente un hotel. Deve essere stato stressante. Cosa hai fatto? Alla fine ho usato un'app di viaggio per trovare un hotel disponibile nelle vicinanze. Questa è una mossa intelligente. La tecnologia può rivelarsi molto utile in questi momenti. Davvero? Ti consiglio di scaricare queste app prima di partire. Ottimo suggerimento. Farò in modo di averne un paio sul mio telefono. Si consiglia inoltre di verificare le condizioni di cancellazione al momento della prenotazione. Questo è essenziale. Le politiche flessibili possono fare una grande differenza. Sì,
non si sa mai quando i piani potrebbero cambiare. Quindi dovremmo creare una lista di controllo per il nostro prossimo viaggio. Assolutamente sì! Una checklist può aiutarci a rimanere organizzati e preparati. Aggiungerò elementi come alloggi, trasporti e documenti essenziali. Perfetto! Includiamo anche i contatti di emergenza e i numeri importanti. Ottima idea! Offre tranquillità durante il viaggio. Sì, essere preparati ci permette di concentrarci sul goderci il viaggio. Sono emozionato per il nostro viaggio e per tutte le avventure che ci aspettano. Lezione 14. Ricchezza e responsabilità. In una società fortunata come la nostra, è straordinario considerare le nostre risorse. Proprio così. Viviamo nella democrazia più prospera della storia del mondo. È sorprendente che possiamo spendere migliaia di miliardi in varie iniziative. Sì, ma solleva interrogativi su come allochiamo queste risorse. Assolutamente. Dovremmo dare priorità all'istruzione, alla sanità o alle infrastrutture. Sono tutti elementi essenziali, ma credo che l'istruzione debba venire prima di tutto. Sono d'accordo. Investire nell'istruzione getta le basi per un futuro migliore. Inoltre, i cittadini istruiti possono contribuire in modo più efficace alla società. Verissimo. Cosa ne pensi del divario di ricchezza nel nostro paese? È preoccupante. Con così tanta ricchezza, è triste vedere che la disuguaglianza persiste. Sì. Dobbiamo trovare il modo di garantire che la prosperità raggiunga tutti. Forse dovremmo concentrarci sui programmi sociali che aiutano gli svantaggiati. Ottima idea. I programmi che offrono supporto possono fare la differenza. E dovremmo incoraggiare la filantropia tra i ricchi. Certamente. Chi ha i mezzi ha la responsabilità di aiutare gli altri. Si tratta di creare una società più equa per le generazioni future. Quindi, come possiamo promuovere questi cambiamenti? Possiamo iniziare sensibilizzando la popolazione e partecipando alle discussioni della comunità. Sì. Ogni conversazione può ispirare azioni e progressi. Insieme possiamo contribuire a creare una società più giusta. Spero che con dedizione potremo avere un impatto positivo. Lezione 15. Aggiornamento dell'elettronica. Aggiorniamo oggi stesso i nostri dispositivi elettronici. Sono d'accordo. Questi progressi sono impressionanti. Sono particolarmente entusiasta dei nuovi smartphone. Hanno caratteristiche incredibili. Sì, la qualità della fotocamera è eccezionale. Adoro il modo in cui catturano i dettagli. Esatto. Non riesco a credere a quante lenti siano incluse adesso. È come avere una macchina fotografica professionale in tasca. Hai visto gli ultimi tablet? Sono così versatili. Sì, alcuni possono persino funzionare come computer portatili. È notevole. Mi piace l'idea di avere tutto in un unico dispositivo. Rende molto più semplice lavorare in mobilità. Cosa pensi di aggiornare?
Sto pensando di comprare un nuovo portatile. Il mio sta diventando piuttosto lento. È una scelta saggia. Un portatile più veloce può migliorare la produttività. Stai pensando di aggiornare qualcosa? Potrei prendere in considerazione uno smartwatch. Sembrano molto utili. Gli smartwatch sono fantastici. Aiutano a monitorare l'attività fisica e a ricevere notifiche. Sì, e poi sono anche eleganti. Dovremmo dare un'occhiata anche alla sezione accessori. Assolutamente sì. Ho bisogno di una nuova custodia per il mio telefono. E voglio vedere se hanno delle cuffie fantastiche. Ottima idea. Delle cuffie di qualità possono migliorare l'esperienza di ascolto. Andiamo ad esplorare e vedere quali offerte hanno oggi. Lezione 16. Fare passi verso la crescita. È normale sentirsi sopraffatti a volte, non è vero? Sì, sicuramente lo è. Molte persone provano emozioni simili. Spesso mi ritrovo incerto su come procedere. È del tutto comprensibile. È importante procedere un passo alla volta. Esatto. Suddividere le cose in compiti più piccoli può renderle più gestibili. Sì, ho imparato che fissare piccoli obiettivi può portare a progressi significativi. Quali metodi utilizzi per rimanere concentrato su questi piccoli obiettivi? Tengo un diario per tenere traccia dei miei progressi e riflettere sui miei sentimenti. Sembra un'idea fantastica. Scrivere può essere molto terapeutico. Lo è davvero. Mi aiuta a chiarire i miei pensieri e le mie emozioni. Dovrei provarci. A volte la mia mente è piena di preoccupazioni. Tenere un diario può dare un senso di sollievo e di organizzazione. Ti è mai capitato di trovarti in una situazione in cui hai dovuto procedere con calma? Sì, quando ho iniziato un nuovo lavoro, all'inizio mi sono sentito sopraffatto. Come hai affrontato la situazione? Mi sono ricordato di imparare gradualmente e di fare domande quando necessario. Questo è un approccio saggio. Chiedere aiuto può alleviare la pressione. Sì, è importante ricordare che ognuno impara al proprio ritmo. Verissimo. Lo terrò a mente mentre affronterò le mie sfide. Insieme possiamo sostenerci a vicenda nel compiere questi passi. Assolutamente sì. Avere un amico con cui condividere il viaggio fa una grande differenza. Lezione 17. Scegliere il B&B perfetto. Per quanto riguarda i bed and breakfast, preferisco qualcosa dal fascino rustico. Sono completamente d'accordo. Un'atmosfera accogliente fa la differenza. Sì. Mi piace l'idea di soggiornare in un posto con travi in legno e arredi vintage. Sembra delizioso. Anche le viste panoramiche sono un must per me. Assolutamente sì. Svegliarsi con paesaggi meravigliosi è davvero rigenerante. Hai visto qualche B&B che ti ha colpito? Ne ho trovato uno che si affaccia su un lago pittoresco. È stupendo. Sembra perfetto. Mi immagino sorseggiare un caffè in veranda.
Sì. Rilassarsi in riva all'acqua sarebbe così rilassante. E le opzioni per la colazione? Anche quelle sono importanti. Spero che servano dolci fatti in casa. I prodotti da forno freschi sono una vera delizia. Sì, e sarebbe bello avere ingredienti di provenienza locale. Questo aggiunge fascino. Sostenere gli agricoltori locali è sempre una buona idea. Quindi, dovremmo cercare recensioni per aiutarci a decidere? Certamente. Leggere le esperienze degli altri può guidarci verso la scelta migliore. Ti aiuterò. Troviamo un posto che soddisfi le nostre preferenze. Insieme troveremo il B&B rustico perfetto per la nostra fuga.